Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di giugno 2022. Grazie. Abbiamo il bagatto, amici del Sagittario. Il bagatto è un arcano numero 1, è una carta che indica l'inizio, un'azione, un qualche tipo di movimento legato alla manifestazione. Per qualcuno potrebbe essere che si stia cercando di manifestare qualche tipo di realtà a livello mentale, per qualcun altro invece si tratta proprio di iniziare a fare già un'azione per quello che è il vostro obiettivo, insomma. Ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo comunque che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare ascendente e segno lunare. E in descrizione trovate proprio il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Sempre nella descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi, basta aprire la tendina del video qui sotto. Cominciamo con un papa al contrario e un asso di coppe al contrario. Quindi il papa al contrario potrebbe farmi pensare a quello che è un momento, una situazione non ufficiale, diciamo. Magari potrebbe essere una situazione un po' fuori dalle regole, anche un qualche cosa di non riconosciuto dalla società. Normalmente quando c'è il Papa si fa riferimento a un contratto, principalmente quello di matrimonio perché è un religioso, però parla anche di quello che è un'ufficializzazione, quindi potrebbe anche fare riferimento a quello che è una convivenza. In questo caso, essendo girato al contrario, è come se ci fosse qualche cosa che non è proprio alla luce del sole, diciamo così. Abbiamo poi anche un asso di coppa al contrario e qui sento che c'è qualche cosa che vorrebbe iniziare, ma che non inizia. L'asso di coppe normalmente è associato a quello che è l'innamoramento o la nascita di qualche idea, di qualche amore, diciamo. In questo caso è girato al contrario, quindi è un po' come se si facesse fatica a partire, mi verrebbe da dire. Potrebbe anche fare riferimento al fatto che qualcuno qui abbia il cuore un pochettino chiuso, magari per delle sofferenze che si sono vissute e quindi appunto sento che c'è questo cuore, questo quarto chakra un pochettino contratto. Abbiamo poi la principessa di coppe e qui potrebbe fare riferimento al fatto che vi aspettiate le scuse da parte di qualcuno, un'offerta magari, non sempre sono scuse. Oppure potrebbe anche fare riferimento a una persona che in questo momento avete in mente. Normalmente il fante di coppe fa riferimento ad una persona che è un po' immatura a livello emotivo, quindi potrebbe anche esserci una differenza di età e per qualcuno potrebbe rappresentare il figlio o la figlia, ok? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Allora abbiamo un principe di denari, un 9 di coppe e la carta del giudizio. Me ne manca una. Allora, il cavaliere di denari è una carta che indica un'energia molto molto lenta. È un'energia che in realtà è concreta e fa un passo per volta, però ecco, sono passettini. Quindi potrebbe rappresentare questo cavaliere di denari una persona intorno a voi o semplicemente l'attitudine della relazione o della situazione. Quindi questa energia un po' lenta nell'andare avanti. È lenta, è vero, però è concreta, eh? Quindi tutto quello che si guadagna non si perde. Continuiamo poi con un bellissimo 9 di coppe e questo mi dice che avrete quello che è una soddisfazione, il sogno compiuto, un forte e grande appagamento a livello emotivo. La carta del giudizio mi fa riferimento a quello che è un risveglio, potrebbe essere un risveglio di tipo spirituale, potrebbe essere
quello che può essere anche una chiamata, una telefonata, magari se aspettavate che qualcuno vi facesse delle scuse, a fine giugno potrebbe essere che questa persona vi telefoni, vi chiami, si faccia sentire, comunque vi dia delle notizie, ok? Diversamente il giudizio potrebbe anche fare riferimento a quello che è, come dicevo prima, il risveglio spirituale, una presa di consapevolezza, il fatto di rendersi conto di determinate cose. Anche la carta del giudizio molte volte parla della rinascita. Abbiamo poi il 5 di denari e il 5 di denari normalmente parla di quello che è una delusione, di una, sì, come se ci fosse un'aspettativa che non viene soddisfatta fondamentalmente. Andiamo a vedere nello specifico. Spiegatemi il Papa per piacere, grazie. Ok. 7 di coppe e un 5 di coppe al contrario. Allora, qui molto probabilmente c'è stata qualche tipo di illusione. C'è stato qualche cosa alla quale io credo siate arrivati molto vicini e poi vi è sfuggito, diciamo così. 5 di coppe al contrario comunque è una carta che indica il lutto, la perdita. Vi faccio presente che iniziate con un 5 di coppe che indica appunto quello che potrebbe essere una perdita da un punto di vista emotivo, mentre si termina la stesa con un 5 di denari che potrebbe essere una perdita da un punto di vista un pochettino più concreto, un pochettino più pratico. Andiamo a vedere l'asso di coppe, perché qui sento che qualcuno è stato illuso o si è fatto delle illusioni, insomma. Allora, l'asso di coppe è spiegato da un 2 di pentacoli e dal 9 di coppe che avevate già qui al contrario. Io credo che qui qualcuno si stia aspettando qualche cosa. Questo 2 di pentacoli comunque indica che ci sono degli alti e bassi, che ci sono anche delle situazioni che si ripetono un pochettino a livello ciclico, ok? Perché il 2 di pentacoli è sempre quella carta che indica le cose che si ripetono in modo ciclico. Sento che vi manca qualche cosa, qui vi stavate aspettando qualche cosa che non è arrivata e da lì il 9 di coppe al contrario, quindi questo desiderio, se vogliamo, di essere soddisfatti, cosa che all'inizio del periodo non vedo. Andiamo a vedere la principessa. Ok, allora abbiamo la carta degli amanti, abbiamo la carta del 5 di denari un'altra volta che è uscita qui e il 7, scusate, il 9 di bastoni. Sì, decisamente, qui io credo che ci sia proprio qualcuno che potrebbe essere la vostra persona di interesse, perché abbiamo la carta degli amanti, che in qualche modo vi ha ferito, che in qualche modo vi ha dato un duro colpo e di conseguenza c'è stata questa delusione. Io credo che sia per quello che voi vi aspettate delle scuse o comunque quello che è un passo nei vostri confronti da parte dell'altra persona. Andiamo a vedere questo re, scusate, questo cavaliere di denari è spiegato da una regina di coppa al contrario, un fante di spade e la carta del mondo al contrario. Io credo che qui faccia riferimento al fare il passo successivo all'interno della relazione. Giustamente avevamo anche il Papa al contrario qua all'inizio, ok? Si tratta di portare alla luce, io sento, questo tipo di relazione, se vogliamo, o di situazione. C'è qualche cosa qui che non è proprio cristallino, mi verrebbe da dire. E anche qui il fatto che ci sia questo cavaliere di denari spiegato da queste carte, per certi versi sento che qui qualcuno ha come un bisogno di controllare la situazione per sentirsi al sicuro. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 3 di coppe al contrario, la regina di pentacoli al contrario e un 3 di denari al contrario. Sì, di nuovo, ho fortemente questa sensazione che qualcuno qui stia cercando di controllare. Non lo so, mi sembra anche quasi un appagamento un po' apparente, perché qui comunque abbiamo il 3 di coppe che parla di amici, di celebrazione, di festa, che è al contrario. La regina di pentacoli che parla comunque di generosità e di potere personale, che è al contrario.
E anche il 3 di pentacoli che parla di responsabilità e al contrario. Io credo che qui qualcuno sia contento di lavarsi le mani di qualche cosa. Potrebbe essere qualche tipo di progetto, appunto, legato al 3 di denari. Non lo so, ho la sensazione che qui qualcuno possa essere appagato a fine giugno senza necessariamente doversi sforzare molto, come se le cose arrivassero magicamente. Vi ricordo che intanto avete il bagatto, si parla di nuovi inizi. Andiamo a vedere il giudizio. Ok, vi invito a rimanere comunque fino alla fine della lettura perché estrarrò qualche carta per i single, qualche carta per le persone che hanno una relazione stabile e qualche carta anche per le persone che sono in una relazione diversa, quindi per chi è in separazione, per chi è a distanza o in una relazione clandestina. Ruota della fortuna al contrario, asso di bastoni, 6 di coppe, la luna e un 5 di spade al contrario. I 5 li avete quasi tutti. Il giudizio. Abbiamo questa ruota della fortuna al contrario. Io sento che qui qualcuno prenderà consapevolezza che le cose devono comunque prendere un'altra piega. C'è l'asso di bastoni, si parla di quello che è il nuovo inizio di cui parlavamo prima e poi abbiamo un 6 di coppe e la luna. Sento che qui si tratta di realizzare un sogno. È qualcosa che probabilmente vi portate dietro da quando siete giovani o piccoli, adesso dipende dall'età che avete voi. Però di nuovo c'è anche un altro 5 qui, quindi sento che ci sono dei conflitti legati a questa situazione o a questa relazione, insomma. Andiamo a vedere il 5 di denari per piacere. Re di coppe ed è riuscita anche la regina di coppe qui, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di una coppia per destino, predestinata, e poi abbiamo un 7 di spade. Allora, potrebbe essere che la vostra persona di interesse, perché abbiamo comunque un re di coppe, non ve l'abbia raccontata proprio tanto giusto o non ve la racconti tanto giusta. In effetti poi abbiamo questo 5 di pentacoli che parla di perdita, normalmente economica, con la scusa che il 7 di spade è la carta del ladro, ok? E qui si parla di perdita economica. Fate attenzione, tenete sempre d'occhio il conto corrente perché potrebbe essere che questa persona o che un fatto vi faccia perdere del denaro a fine giugno. Quindi tenete d'occhio non tanto le spese, nel senso non è una questione di perdere denaro perché spendete troppo, è proprio una questione di un furto. Quindi fate attenzione, adesso inizia anche la stagione estiva, quindi ci sono più probabilità, insomma, che vengano a farvi visita di notte. Ok, allora andiamo a vedere qualche messaggio specifico per le persone single. Andiamo a vedere se riesco a dirvi qualche cosa in più. Però qui ho la forte sensazione che ci sia qualcuno che vorrebbe iniziare, in effetti abbiamo anche il bagatto, la relazione in un modo diverso, diciamo. Però ci si rende conto, si prende consapevolezza, io credo, di come stanno veramente le cose. Nel caso non abbiate nessuno, e adesso andiamo a vederlo con le vostre carte. Nel caso non abbiate nessuno, io qui credo che l'asso di coppe rispecchi comunque quello che è la vostra chiusura del cuore. Ma qui quello che sento è che qualcuno è convinto di stare bene così com'è, anche se non ha una relazione, un partner o una partner, ma in realtà poi con il giudizio si rende conto che forse non è proprio... Sì, c'è uno star bene, ma non è... È un 9 di coppe, non un 10 per capirci. Cioè, è come se vi mancasse un pezzo. Andiamo a vedere le vostre carte per i single del Sagittario. Guardate cosa intravedo. 9 di coppe, la carta degli amanti, il 2 di spade, ancora una. Qui, sì, wow! Guardate, guardate, guardate. Carte più belle non vi potevano venire. Allora, molte persone, giustamente essendo single, vivono quello che è un'indipendenza a 360 gradi, sono completamente in grado di
amarsi fondamentalmente, di provvedere a se stessi. E abbiamo poi anche la carta degli amanti. La carta degli amanti mi parla fondamentalmente di quello che è un'armonia, potrebbe anche fare riferimento all'amor proprio, visto che comunque abbiamo anche di fianco il 9 di pentacoli, ma vedendo poi queste due carte, quindi il 2 di coppe e l'asso di coppe, ragazzi, io vi dico che qualcuno entra. Potrebbe essere questo cavaliere di denari, potrebbe essere anche questo re di coppe, ma lo sento più come questo cavaliere di denari che va avanti un po' lento. Perché lento? Perché comunque siete voi qui che avete dei dubbi, siete voi qui che vi state facendo 1000 problemi. Però guardate, io credo che qualche cosa di nuovo entro la fine di giugno nascerà. C'è un bellissimo 2 di coppe e un asso di coppe, quindi c'è quello che è un'unione, un accordo, un compromesso, e l'asso di coppe che comunque c'era già qui parla di quello che è l'innamoramento, ok? Quello che è un'apertura del cuore, se vogliamo. Wow, ma che bello! Ok, andiamo a vedere per le persone invece che sono già in una relazione stabile, magari da un po' di tempo. Vediamo che altro consiglio riesco a darvi. 4 carte per le persone che sono in una relazione, per piacere, grazie. Quattro di spade, 5 di spade, 7 di spade un'altra volta, asso di coppe un'altra volta, 8 di spade. Ragazzi, qui le cose stanno un po' più, sono un po' più sofferte, sono un po' più pensierose, un po' più... Allora, partiamo con ordine. Il 4 di spade mi parla di un momento di riposo. Non so se è la coppia in sé o se uno dei due ha bisogno di questo momento di ritiro spirituale, di riposo, diciamo, perché c'è comunque un 5 di spade, ci sono dei conflitti, probabilmente con questo 7 di spade ci sono delle bugie, dei comportamenti poco chiari, qualcuno che sta cercando di trarre profitto dalla situazione. Nonostante tutto abbiamo un bell'asso di coppe e un 8 di spade, quindi io sento che qui comunque l'amore c'è. Avere un asso di coppe in una relazione già consolidata è un po' come un rinnovare l'amore, quindi comunque sento che il sentimento c'è. Quello che c'è anche però sì, con questo 8 di spade sono tanti pensieri auto autolesionisti, mi verrebbe da dire, perché l'8 di spade rappresenta sempre un po' quello che è, la propria gabbia mentale. Quindi per certi versi è anche questo 5 di spade, io sento che ve lo state creando voi. È vero, probabilmente, guardate, 7 di spade non fa sempre solo riferimento alle bugie che ci raccontano, fa anche riferimento alle bugie che noi raccontiamo agli altri o che noi raccontiamo a noi stessi. È una carta che comunque parla anche di proiezioni. Vi ricordo che anche qui all'inizio c'era il 7 di coppe e anche questa è una carta che parla di proiezioni, ok? Quindi c'è qualcuno qui che ha bisogno di avere le idee più chiare, perché in questo momento comunque c'è confusione mentale, ok? Però sento che è più un lavoro vostro mentale, più che un reale problema. Sì, magari ci sono delle discussioni, però credo che siano abbastanza normali nelle relazioni, non troppe, però qualche discussione sì che è normale. Ma io sento che qui qualcuno si fa più sensi di colpa di quello che dovrebbe. Ok, andiamo a vedere per l'ultimo gruppo, per le persone che sono in una relazione a distanza, clandestina o in separazione. Cavaliere di Pentacoli un'altra volta ed era quello che era uscito qui. Abbiamo la carta dell'appeso. Abbiamo la carta del 4 di Pentacoli, asso di bastoni e 8 di coppe. Allora, qui c'è sempre, come vi dicevo, questo cavaliere di denari che, come vi avevo già anticipato qui, ha un'energia molto lenta. Se poi calcolate che dietro ha l'appeso, siamo a posto. Fatevi un caffè, un cappuccino, perché prima che questa persona arrivi passerà del tempo.
Ma perché? Perché comunque la fase dell'appeso dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Io credo che qui qualcuno stia cercando di valutare delle cose fondamentalmente. Guardate, poi abbiamo anche questo 4 di pentacoli che normalmente parla di una sorta di attaccamento materiale. Qui qualcuno probabilmente si sta attaccando o a un comportamento, perché anche quello è un qualche cosa, diciamo, che è successo a livello concreto, oppure proprio è un qualche cosa che riguarda i beni materiali. E ci potrebbe stare, perché comunque anche qui abbiamo un 5 di pentacoli, qui abbiamo la carta del ladro, quindi fate attenzione perché potrebbe essere che qualcuno vi chieda magari del denaro e io sconsiglierei di darglielo. Poi ognuno faccia come vuole, però considerato che qui avete la perdita, non so, non lo vedo tanto di buon auspicio, insomma. Concludiamo comunque la stesa con un asso di bastoni e un 8 di coppe. Qui si tratta di fare un movimento, di iniziare, ok? Quello che è un vostro percorso spirituale, quello che è la vostra ricerca interiore, capire quello che è importante per voi, ok? E l'8 di coppe vi dà la possibilità di sviluppare questa carta del giudizio, quindi di avere, di passare quello che è il risveglio spirituale, ok? Andiamo a vedere per qualcuno questo giudizio fa riferimento a un qualche tipo di atteggiamento o di credenza che risale veramente a tempi antichi, ok? Perché qui ho la luna e 6 di coppe, che sono entrambe due carte che parlano di passato. Bene, ultimo messaggio. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le iscrizioni e anche con le email, perché qualcuno ogni tanto mi scrive sfogandosi via mail. Per me è importante, quindi grazie. Attrazione. Attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Qui si tratta di... Guardate, avete anche il mago. Legge di attrazione, legge di manifestazione. Cercate di fare qualche cosa, emanate vibrazioni positive per far sì di attirare le stesse vibrazioni. E poi abbiamo, tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Quindi per qualcuno si tratta veramente di una persona fuori dalle righe, ma infatti avevamo anche questo papa qui all'inizio che mi parla di qualche cosa che non è proprio nei canoni, nei ranghi classici, diciamo così. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!